Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia oppure luna oppure Venere in bilancia. Andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te nei prossimi 4-5 giorni. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, poi se le carte danno una tempistica diversa orientativamente te lo dico, ok? Allora, partiamo dagli oracoli. Chi sta arrivando verso di te? Bilancia. Vediamo. Unione di fiamma gemella. Uno così sta arrivando nei prossimi 4-5 giorni. Cuore, corpo, mente, anima. Allora, sapete la mia narrazione sulle fiamme gemelle, ne ho parlato tantissimo, soprattutto nel secondo video, dalla Kabbalah al buddismo al mito, fiamme gemelle, no? Per me la narrazione delle fiamme gemelle che si fa attualmente è una narrazione molto maccheronica, molto sulla base del Kali Yuga, che è l'epoca in cui stiamo vivendo adesso, quindi sono narrazioni che ti portano a essere dipendente da una certa morale. Ok. E questo sapete tutto come la penso, lo dico soprattutto alle ragazze nuove. Per me l'unione di fiamma gemella non è solo per me, è dalla storia dell'esoterismo, è l'unione del mito di amore e psiche, raccontata da Puleio. Psiche è anima e amore, il dio amore, che si trova dall'altra parte del velo. Quindi poi l'hanno ricamata come meglio la narrazione attuale la vuole ricamare, però è quello il senso. Lo ierogramma interiore, le nozze alchemiche sono la fiamma gemella. La fiamma gemella è tutto ciò che vivi a livello di fuoco cristico, no? E quindi qua, per fartela breve, nei prossimi 4-5 giorni avrai la possibilità di incontrare una persona che ti attiva il senso della tua missione di vita. O la puoi conoscere o la conoscerai in questi giorni. Ti attiva la tua missione di vita, perché l'incontro con la fiamma gemella io lo deduco in un incontro con una persona che ti attiva la tua missione di vita. Non è un incontro romantico nel senso kali-yughiano, diciamo, del termine, e quindi anche il romanticismo del secolo precedente. È un incontro in cui una persona ti attiva, grazie a quella maschera del divino, attraverso una persona ti attiva la missione della vita. Ok, e può fare più o meno male, perché svegliarsi dal coma, dallo psicopenitenziario in cui ci troviamo, è qualcosa di doloroso per la mente razionale, quindi la puoi già conoscere o può essere già avvenuto questo risveglio oppure no. Andiamo a vedere adesso come si presenterà questa persona a te utilizzando le metaforiche fantastiche associative. Le usiamo sia maschili che femminili insieme. Se esce una donna sarà una persona che ha più energia femminile, se esce un uomo è una persona che avrà più energia maschile. Allora, battiamoci questa parte. Chi sta arrivando da te nei prossimi giorni? Che energia ha questa persona? No, volevo uscire, non vuole uscire più. Era timida. Vediamo che energia ha nei tuoi confronti questa persona. Eccola. Energia maschile e femminile. È molto chiaro qua, adesso ti spiego. Energia maschile e femminile. Quindi, siccome è uscito l'unione delle fiamme gemelle, qua c'è maschile e femminile interno, no? Quindi il maschile, il femminile dalle spalle e il maschile che guarda con gli occhiali. Questa è una persona che o a cui tu hai dato le spalle, però con molta sofferenza, qua c'è l'autunno, no? Comprendendo il fatto che lasciando andare gli attaccamenti rispetto a questa persona, tu potessi trasformare la tua vita e prendere più consapevolezza acquisendo doti, capacità e talenti. E quindi la tua parte maschile, che tu sia uomo o donna non importa, grazie a questa tua trasmutazione interna ha iniziato a muovere dei passi nella vita, seppur con una certa sorveglianza, va bene? Allora, questa è una persona che ha in sé la sua parte femminile che ogni tanto gli dà le spalle e soprattutto prima di muoversi ci pensa 100 volte.
Ho fatto sia te che lui, o sia te che lei. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi, perché io con i tarocchi capisco tutto. Allora, vediamo qual è l'energia attuale di questa persona. L'energia attuale di questa persona. Asso di spade. Ha un'energia di potenza. Parlare, parlare, parlare. E comunicazione, chiarimento, verità che squarcia il velo. Questa persona arriva con una verità che squarcia il velo, può fare male o no, a seconda del livello di consapevolezza in cui vi trovate. Però l'asso di spade è la verità che squarcia ogni illusione, ogni velo. Ok, vediamo i pensieri, come ti pensa questa persona, cosa pensa di te. 8 di spade. Questa persona vuole parlare perché quando ti pensa si trova intrappolato in una gabbia senza uscita, lo psicopenitenziario di cui parlavamo prima. Si sente bloccato, quando ti pensa si sente bloccato, non so cosa fare, mi sento in trappola, ho paura, e ha un'energia di voglio tagliare queste catene che mi limitano. Cosa prova per te o cosa proverà per te? Ah, il 9 di denari c'è. Alcuni di voi... Allora, adesso ti spiego. Il 9 di denari cosa ha nel tuo cuore, cosa prova per te? Questa sei tu. Che tu sia uomo o donna non importa, lo attribuisco a te, no? Allora, ti vede come una persona autonoma, indipendente, emotiva a livello integra a livello emozionale. Quindi è come se davanti a te si sentisse non all'altezza, va bene? Non all'altezza. Io non so come tu la possa percepire o come questa persona ha percepito te se già la conosci. Però il senso è proprio questo, cosa ha nel cuore ci sei tu come esempio, cioè ci sei tu come esempio come vuole diventare questa persona, vuole diventare come te. E quindi nell'approccio con te si sente ingabbiato, però vuole chiarezza, va bene? Questo è, cosa prova per te, 9 di denari. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla situazione. E appunto è proprio gli amanti, l'incapacità di scegliere dal cuore, proprio perché sta tutto nella mente. Abbiamo visto come sta internamente, vediamo quali sono le intenzioni nei tuoi confronti. Però ha intenzione del 10 di denari. L'intenzione è quello che vorrebbe avere tutto con te, tutto. Tuttavia deve imparare a realizzare se stesso prima. Il 10 denari è tutto, eredità, casa, famiglia, stabilità, è tutto. Le intenzioni sono voglio avere tutto con te. Vediamo però che azioni farà in questi prossimi 4-5 giorni. La regina di spade prenderà una decisione chiara. Di che tipo? Nei tuoi confronti. Di che tipo? Regina di spade. 7 di bastoni. È possibile che qua potete litigare per superare delle difficoltà o confrontarvi, oppure questa persona prenderà la decisione o litigate, però positivamente, perché poi il risvolto è che vuole tutto con te, e quindi sai quella tensione funzionale poi ad aprire la verità, no? Oppure questa persona ha le idee chiare per fare cosa? Sa che cosa vuole e se lo va a prendere, cioè superando dei limiti che ci sono tra di voi o che ci possono essere o possono sorgere. Vediamo energia finale. Energia finale, Cavaliere di Spade, aspettati dei vulcani in questi prossimi giorni. Energia finale, Cavaliere di Spade mi dice che si vogliono dire verità per tranciare il velo dell'illusione, per superare i limiti, per superare paure. Fatto sta che questa persona ti vede come vorrebbe essere lui, o lei insomma. Va bene? E quindi spesso non te lo dice, o lo vedi una persona agitata, lo puoi vedere più agitato del normale, o lo puoi vedere come una persona agitata quando ti vede. Vediamo cosa dicono le mini tarocchi. Energia attuale, asso di spade. Nove di coppe.
può essere che questa persona, io non lo so qua, nel senso, adesso ti spiego, qua tutti questi 9 mi parlano proprio del concetto stesso dell'unione di fiamma gemella, o comunque sia del concetto stesso di amore psiche. Quando tu inizi ad amarti totalmente, senza dipendere dal bisogno emotivo dell'altro, allora là viene un amore integro e completo. Quindi qua è come se questa persona, ma non solo questa persona, mi stanno parlando di questo di questa sensazione qui, no? La necessità di amarsi a se stessi senza dipendere dall'altro affinché si possa avere un amore integro. Allora, il 9 di coppia è un'energia autonoma, un'energia di soddisfazione, c'è questa persona che vuole, ti parlerà in modo soddisfatto, in modo recuperato, mi viene da dire. Cioè, come se volesse parlarti per stare bene. Vediamo l'8 di spade, cosa ha nella mente? E infatti abbiamo il paggio di coppe. Paggio di coppe. Ti vuole corteggiare, si sente bloccato. Cosa ha nel cuore il 9 di denari? L'asso di denari. Ti ho detto che vuole tutto questa persona. Gli amanti. Il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alle circostanze. L'asso di spade. Però qua abbiamo l'asso di spade. Dirti prendere una decisione nell'amore. Questo è il blocco. Appunto sta uscendo la morte, fare appunto l'imperatrice, guarda un po', aspetta, metto un bollino qua, chiaro, aspetta, bollino qua, non si sa mai, altro bollino qua, ok. Allora, vediamo le intenzioni col 10 di denari, le intenzioni col 10 di denari. La luna vuole tutto ma non sa bene come fare ancora, ha molta paura, vuole seguire l'intuizione e non seguire più la mente che lo attanaglia, ha molta paura, paure, cose nascoste che non ti ha detto, quello che non ti ha detto è che vuole tutto con te sicuramente, o che non ti dirà è questo, me lo vedi un po' agitato, però fondamentalmente è questo ciò che nasconde. Vediamo la regina di spade col 7 di bastoni, le azioni che farà nei tuoi confronti. 6 di spade, qua vedo un avvicinamento graduale nei tuoi confronti, allontanandosi anche dalle circostanze che limitano il la vostra connessione, a poco, va bene? A poco. Qua le cose non arrivano solo in 4-5 giorni, qua ci sono più cose che succedono, insomma. Cosa farà ancora venendo da te col 6 di spade? 8 di spade, cosa farà ancora? Adesso ti dico. 8 di bastoni, guarda, prenderà il coraggio di farsi avanti o di parlare a discapito dei suoi blocchi mentali. Ti parlerà anche dei suoi blocchi mentali. 8 di spade, 8 di bastoni. È un momento di transizione, non vanno messi i piedi sull'acceleratore qua, su questo tutto che vuole con te. Momento di transizione, non un traghettatore col 6 di spade. Vediamo l'energia finale col cavaliere di spade. 9 di denari. E ci picchia il diavolo. E il carro. Qua c'è, allora, questa è una relazione in cui ci si è specchiati o ci si specchierà paure, attaccamenti e resistenza. Quindi si sentirà il bisogno dell'altro come fosse proprio una cosa viscerale, quasi da non far respirare, o si è sentita questa cosa qui. Il senso di questo incontro, di questa cosa che accade, è recuperare l'autonomia personale per poter decidere con il proprio cuore e la propria testa senza lasciarsi più condizionare dall'ego. 9 di denari, il diavolo, sì, questo è il senso di questo incontro. Qua la cosa non arriva solo in 4-5 giorni, ci sono delle cose che succedono ma poi i risvolti vengono ancora più avanti. Alcuni di voi avrete un incontro con questa persona ma decidete di andare per la vostra strada, di mettere dei limiti a questa persona o l'avete già fatto? Almeno per questi prossimi giorni. Dove va il carro? Il carro va al 10 di bastoni. Qua ci sono delle cose che vengono fuori per alleggerire i pesi. Dove va il carro? Alla torre va il carro, rompere tutto ciò che trattiene, ci picchia. Fammi mettere di nuovo l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti. 4 di denari. La forza.
e il 5 di bastoni. Io credo che ci sia un piccolo litigio qua, un piccolo litigio perché questa persona non si apre facilmente, o dice una cosa e poi si ritira, dice una cosa e poi si ritira, è tutt'altro di quello che vedi. Vediamo qual è la tua energia all'arrivo di questa persona. Il 3 di bastoni. Alcuni di voi hanno messo alle spalle questa persona, avete voltato avanti, cioè avete guardato avanti se già la conoscete. E ecco perché potete chiudere qua. Al di là fiamma gemella, non fiamma gemella, ecco perché non mi limito alla terminologia in sé, perché l'amante mistico è ciò che vive in te costantemente, no? L'insegnamento di questa persona per te è il 3 di bastoni, cioè apriti al nuovo. Qualsiasi cosa per te stia rappresentando adesso il nuovo e guardare avanti con entusiasmo e muovere i passi verso ciò che ti entusiasma. Ok? Prendere questa decisione una volta per tutte, giudizio, se già la conosci. Poi ti entusiasma questa persona? Bene, affronta quello che c'è da affrontare e qua il potenziale c'è, ma non è subito. La tua energia ancora nei confronti di questa persona? È il 6 di spade. Alcuni di voi se ne sono andati, te l'ho detto, o preferite no, va bene? Il 4 di denari. Questa energia credo sia più la tua quando questa persona viene a parlarti, ok? Vediamo un po' che cosa mi dicono i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze noi li potete trovare sotto l'info box in descrizione, vediamo. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Ok, e qua c'è forte magnetismo. Ti vedo ovunque. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Un gruppo di voi rifiutano questa persona perché non dà concretezza. È già successo altre volte. E voi avete il coraggio di traghettarvi verso nuove vie, nuove rive. Infatti qua già lo diceva, no? Date le spalle, questa persona arriva attaccando, cioè dicendo queste cose, dicendo quest'altro, no? Vorrebbe tutto, ma poi è come se o tu gli impedissi di fare questo perché hai i tuoi buoni motivi, oppure è necessario un confronto per andare avanti e per lavorarci su. Fatto sta che se vuoi questa persona, siccome c'è il libero arbitrio, no? Di come accogliere le cose, se vuoi questa persona è necessario lavorarci su, nel rapporto. Però molte di voi sono andate avanti qua. Però avrete questo incontro proprio perché è necessario il vostro karma. Cos'altro dice questo oracolo? Tutto ciò che brilla tra due mondi, vedi dubbi. Flessibilità. Anche, guarda, tu sarai flessibile con questa persona, capisci che c'è molto fuoco, molto impeto, però molte di voi è come se guardaste avanti verso altri lidi, no? Flessibilità è come se guardassi le cose da un'altra prospettiva anche grazie a questo incontro. Due altre, infatti, conoscenza profonda, non avevo dubbi. Co-creare. Co-creare è una delle più belle carte, però ti dico una cosa. L'incontro che vai a fare ti porta a guardare le cose da un'altra prospettiva, a sentire più che agire all'esterno, e questo ti permetterà di co-creare gli eventi della tua vita grazie a questo incontro è molto acceso. Guarda che ti dico, sarai tu a scegliere come co-creare con le emozioni che ti arriveranno, includendo le emozioni o dando la colpa a questa persona o guardandola come una persona inferiore o superiore a te. Questa è la possibilità di scelta che hai per libero arbitrio, come affidarti alle emozioni che arrivano grazie a un incontro. Qua c'è emozioni molto intense, ragazzi miei, ok? Non a caso ti ho detto che quando è uscita la carta Fiamme Gemelle è l'incontro con quella maschera del divino chiamata persona che ti riporta alla tua missione di vita, co-creare. Ok? Gli strumenti ce li avete, ragazzi e miei ragazzi. I 21 giorni sono qua sotto, delle pratiche che stanno dando risultati straordinari a centinaia di voi, e poi lo yoga sciamanico che c'è sul canale, va bene? Detto questo, io ti abbraccio, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.